Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Miriam e da diverso tempo sto cercando di adottare uno stile di vita più lento e minimalista. Non so se capita anche a voi, ma quando riduco gli oggetti oppure le azioni che svolgo nella mia giornata, mi sembra davvero una liberazione. Oggi il mondo è pieno di stimoli e di opportunità, di cose da scegliere e da provare. Eppure mi sembra che la mia felicità si faccia viva soprattutto quando mi focalizzo sull'essenziale e semplifico il più possibile la mia vita. Proprio per questo motivo ho aperto il mio canale, dove mi piace condividere video su come avere uno stile di vita più lento, semplice ed essenziale. Oggi parleremo di 20 cose che non compro più, alcune perché le ho sostituite con oggetti più sostenibili, altre perché ho capito che posso tranquillamente farne a meno. Fammi sapere nei commenti se anche tu hai qualcosa che non compri più, per darci idee a vicenda. Dischetti di cotone usa e getta. Non compro più da un po' i dischetti in cotone usa e getta e li ho sostituiti con i dischetti struccanti lavabili in bambù. Questi ultimi sono più rispettosi dell'ambiente perché sono fatti per durare, a differenza di quelli usa e getta che vengono buttati a ogni utilizzo. Sono venduti in sacchetti di plastica e inoltre la coltivazione del cotone richiede molta acqua e quindi contribuisce allo spreco di molte risorse. Acqua in bottiglia. A casa beviamo l'acqua del rubinetto e quando sono in giro riempio sempre la mia borraccia in acciaio. Non compriamo quindi più bottiglie di plastica e per questo motivo abbiamo preso una bottiglia filtrante che è molto comoda perché filtra l'acqua del rubinetto direttamente mentre la si versa nel bicchiere. Vi lascio il link in descrizione. Frutta e verdura fuori stagione. Ho imparato quanto sia importante comprare alimenti di stagione per la nostra salute e per quella del pianeta e da quel momento, quando faccio la spesa, cerco di fare attenzione a questo aspetto. Se vuoi approfondire questo argomento ti rimando al mio video dove parlo delle 12 cose che puoi fare già da ora per mangiare bene. Carne e pesce nella spesa settimanale. Al momento non sono né vegetariana né vegana, ma credo che sia necessario ridurre drasticamente il nostro consumo di carne e di pesce nella nostra dieta quotidiana. Per questo motivo abbiamo deciso di non comprare più questi alimenti a casa, limitandone l'assunzione esclusivamente quando siamo fuori per pranzi o cene. Troppi prodotti cosmetici. Da un po' di tempo ho deciso di rendere la mia skincare routine il più semplice possibile, anche perché ho notato che più prodotti ho da usare e meno voglia ho di farla. Al momento uso solo detergente, tonico e crema, sempre facendo attenzione alla composizione dei prodotti e acquistando da brand sostenibili. Acquisti di impulso. Lavoro a Milano e soprattutto in pausa pranzo, quando magari faccio una passeggiata, capita che la mia attenzione sia attirata da un bel vestito oppure da qualcosa di attraente. Solitamente passo oltre e lascio passare un po' di tempo. Se poi quella cosa mi serve davvero, mi tornerà in mente, altrimenti era solo un impulso momentaneo. Scarpe e vestiti scomodi. Più passano gli anni e più mi rendo conto che il mio primo obiettivo quando mi vesto è quello di essere comoda. Mi ricordo che qualche anno fa ero molto più attenta all'aspetto delle cose che indossavo e anche se non erano il massimo della comodità, le indossavo tranquillamente anche solo perché mi stavano bene. Ora le cose sono cambiate e quindi se una cosa non mi sta comoda non la compro. Bibite zuccherate. Ormai tutti sanno quanto facciano male le bibite zuccherate, quindi le evito il più possibile e a casa non le acquisto per evitare che mi venga la tentazione. Se poi qualche volta mi capita di berle, non me ne faccio una malattia, ma cerco di evitarle il più possibile. Snack, cibi pronti o confezionati. Come per le bibite zuccherate, si sa che snack, cibi pronti o confezionati non fanno bene e quindi semplicemente non li metto nel mio carrello.
Cerco il più possibile di prediligere cibi freschi e di stagione e se riesco preparo in anticipo gli alimenti più impegnativi, in modo da averli a disposizione pronti quando non ho molto tempo. Soprammobili. Mi piace avere gli spazi liberi in casa, quindi non troppo occupati da oggetti, sia perché mi dà una sensazione di ordine, sia perché è più facile tenere pulito e ordinato. Per questo motivo, oltre alle cose che già ho, preferisco non comprare ulteriori oggetti, che uno dietro l'altro riempirebbero solo la casa. Souvenir. Stesso discorso del punto precedente. I souvenir sono spesso oggettini che accumuliamo senza uno scopo e che creano disordine. Quando facciamo un viaggio preferisco fare delle belle foto ricordo oppure comprare alimenti locali da provare o da portare ad amici e familiari. Prodotti di brand poco etici e non attenti all'ambiente. Prima di acquistare un prodotto faccio un po' di ricerca sull'azienda che lo produce per capire se tiene in considerazione la sostenibilità e l'impatto sull'ambiente. Credo che noi come consumatori possiamo fare la differenza scegliendo di acquistare un prodotto piuttosto che un altro e premiando quindi le realtà che si impegnano in questo senso. Fast fashion. Al contrario, mi sto sempre più avvicinando allo slow fashion, che promuove un modello di produzione sostenibile nel rispetto delle persone, dell'ambiente e degli animali. Ho intenzione di fare un video a breve su questo argomento, quindi fatemi sapere nei commenti se vi sembra interessante. Trucchi in abbondanza. Mi piace la bellezza naturale e di conseguenza non mi piace truccarmi troppo. Nella mia pochette ho deciso di tenere solo i trucchi essenziali che uso spesso e con cui mi trovo bene. Spazzolini in plastica. Abbiamo comprato e compreremo in futuro gli spazzolini da denti in bambù, che sono ecologici e sostenibili, a differenza degli spazzolini in plastica, che sono composti da un mix di plastiche che non possono essere riciclate e perciò impiegano fino a 500 anni per decomporsi. Detersivi nocivi per l'ambiente. Quando faccio la spesa mi impegno a comprare solo prodotti con un basso impatto ambientale, composti da ingredienti di origine vegetale e biodegradabili. Piatti, tazze, bicchieri, eccetera. Ammetto di non essere una minimalista estrema con 2 piatti e 2 bicchieri, perché abbiamo spesso ospiti a casa e ci piace mangiare in compagnia con la famiglia e gli amici. La cosa che posso fare però è non comprare altri oggetti finché non si rompono quelli che ho, per non ritrovarmi tutti gli armadietti pieni di stoviglie inutilizzate. Libri cartacei. Mi piace molto leggere, ma se acquistassi tutti i libri che leggo in versione cartacea, occuperei davvero troppo spazio in casa, oltre ad essere naturalmente svantaggioso per l'ambiente. Su questo punto non vorrei essere troppo estrema perché, a dire la verità, qualche libro cartaceo ogni tanto lo compriamo ancora. Tuttavia, faccio attenzione prima di comprare e compro un libro solo se è davvero di valore per me ed è qualcosa che voglio conservare. Altrimenti preferisco prendere i libri in prestito dalla biblioteca della mia città oppure leggere la versione digitale. Decorazioni natalizie. Mi piace tantissimo il Natale e amo l'atmosfera che si crea con le luci e con le decorazioni nelle strade e nelle nostre case. Tuttavia cerco di limitare le decorazioni all'essenziale e oltre all'albero e alle lucine che abbiamo comprato lo scorso anno, penso che non compreremo più decorazioni finché queste non si romperanno. Regali di anniversario. Da un po' di tempo evitiamo di acquistare come regalo di anniversario oggetti materiali e abbiamo scelto di regalarci momenti da trascorrere insieme o esperienze nuove da provare,
come ad esempio una cena romantica o un weekend fuori porta. Spero con questi punti di avervi trasmesso la mia idea di minimalismo, che vedo come un modo molto personale per stare bene e per liberarci dal superfluo e da ciò che ci appesantisce. Ho capito che prima di fare un acquisto è importante riflettere ed essere consapevoli per rimediare al consumo eccessivo e sconsiderato, che ormai è spesso un'abitudine. Spero di avervi dato qualche idea per riflettere sui vostri acquisti. Vi ricordo di mettere un like se il video vi è piaciuto e se ancora non siete iscritti al canale potete farlo ora. Vi ricordo di cliccare sulla campanella per restare sempre aggiornati quando pubblico un nuovo video su slow living, minimalismo e crescita personale. Ci vediamo presto. Ciao!